Ciao a tutti, episodio 4 del corso di Python. Oggi parliamo dei tipi di dato, giusto una overview veloce, andiamo a vedere cosa sono e poi tanto ne parleremo nel dettaglio perché avremo modo di vederli. Soprattutto dedicheremo video separati per questi qua, liste, tuple, dict e set che possono essere complessi. Avremo anche un video dedicato per lavorare con i booleani, le stringhe e gli interi, che però capite bene, possono essere un po' più semplici. Adesso lo vediamo. In realtà per i booleani ci sarà forse 2 o 3 video perché, servono molto di più di quello di cui possiate, immaginare. Allora, vediamo insieme. Dunque, numero intero, banalmente 42. 42 è un numero intero, ma anche meno 42 è un numero intero, quindi senza virgola, numeri interi, positivi e negativi, senza virgola. Abbiamo problemi? L'età di una persona, perfetto. Numero decimale si chiama float, quindi numero decimale sono i numeri con la virgola, 3.14 o banalmente il listino prezzi di qualsiasi cosa. Quanto hai speso? 5 euro. In realtà non ho speso 5 euro, ho speso 5,00 se dobbiamo essere onesti, ok? Perché 5 euro sono 500 centesimi, quindi 5,00. Ma quanto hai speso? 5,50 euro. Perfetto, quindi 5,50 euro lo rappresentiamo come un float. Eccolo qui. Dopodiché abbiamo le str, che sono le stringhe di testo. In programmazione, teoricamente ci sarebbero i caratteri. Teoricamente a livello basso ci sarebbero i caratteri Q, W e ogni cosa è un carattere, ma in realtà a livello alto più caratteri che cosa fanno? Una stringa di testo. Quindi Edoardo è una stringa di testo fatta da 7 caratteri. In altri linguaggi più bassi si può parlare anche di singoli caratteri, in realtà in programmazione a questo livello io posso tecnicamente scrivere questa è una stringa di testo con dentro solo C. Ripeto, in altri linguaggi si fa la distinzione tra C come singolo carattere e ciao, ok? Che è una collezione di caratteri, in realtà è una stringa. Qua invece è tutto stringa. Quindi ficatevi in testa che sarà tutto stringa. Qualsiasi cosa è testo, ciao, ciao mondo, Edoardo, nome e cognome insieme, un paragrafo intero, un titolo, un riassunto, è tutto stringa di testo, che può essere una stringa di un carattere, una stringa vuota addirittura, questa è una stringa vuota, oppure può essere una stringa di infiniti caratteri, va bene? Quindi qualsiasi cosa è testuale è stringa. Potenzialmente anche questo potrebbe essere una stringa, ma ne parleremo più avanti. Ok, quindi esempio se dico ciao mondo 42, capite bene che questo è una stringa di testo e questo non è un intero, fa parte della stringa di testo. Comunque lo rivedremo. Dopodiché abbiamo i booleani. Booleani che sembrano delle schifezzine perché possono essere solo true o false, quindi vero o falso, ma che sono la base di tante cose chiamate condizioni. Lo ripeschiamo nei prossimi video. Ora, perché i booleani sembrano una stupidata? Perché sono solo vero o falso. Ma vi faccio vedere altri concetti in cui c'è solo sì, no, vero o falso, che però sono fondamentali. La luce è accesa, vero o falso? La luce può essere accesa o spenta, acceso spenta, acceso spenta. Anche qua può essere vero o falso, vero o falso. La luce è accesa, sì o no? Non ci sono molte alternative, non c'è la mezza. È accesa, però è un po' fulminata, nessun problema, è comunque accesa. Quindi acceso, spento. In questo momento sono sveglio o sto dormendo? Sono sveglio. Sto parlando o sono zitto? Sto parlando. Quindi ci sono molte situazioni nella vita di tutti i giorni che semplicemente hanno o bianco o nero, non ci sono sfumature, o è così o è cosà. In questo momento voi siete online su WhatsApp o no? Via dal telefono intanto. Siete online su YouTube? Beh, su YouTube sì perché mi state guardando, però non siete su WhatsApp. Tante cose sono true o false. Quindi per quanto possa risultare semplice sta roba, è alla base di tanti costrutti che vedremo a brevissimo. Dopodiché entriamo nei magnifici 4, quelli che io chiamo i magnifici 4, perché? Perché è facile dimenticarsi, confonderli e in realtà tempo qualche oretta di pratica e si va tranquilli. Abbiamo le list, che sono delle liste, quindi una sequenza ordinata non ci interessa, modificabile di elementi. La lista è, riprendiamo quello che ho detto nel video precedente, nei video precedenti, sto facendo un gioco di carte, la mia mano sarà una lista di carte, perché ho in mano, vedete che qua dentro non ho un solo valore, notate come qua è un solo valore singolo, qua invece sono collezioni di valori, sono più valori insieme. Quindi qua dentro ho la mia lista di carte, ho la lista di voti, la lista di nomi, una lista di persone, è rilevante, ho più cose, poi magari ne ho solo una, poi magari non c'è nessuno oggi, ma potenzialmente una lista. Quante persone c'erano al tuo concerto? 0? Ok, però potenzialmente era una lista di persone. Quindi ce n'era 1, 2, 3, 4, una lista di persone. Dall'altra parte abbiamo la tupla. La tupla è la stessa cosa della lista,
ma non è modificabile. Quindi ci saranno situazioni in cui una volta che mettiamo quei valori non sono più modificabili. Ad esempio i giorni della settimana. I giorni della settimana sono stati decisi e sono quelli, non è che si possono modificare. Quindi abbiamo bisogno magari di una lista di giorni della settimana, non la rendiamo modificabile, facciamo qualcosa, ok, i giorni della settimana, così come i mesi dell'anno, quelli sono, e allora potremo avere una tupla. Quindi prendiamo riferimento a quei giorni che potrebbero servirci in giro nel codice, ma sono fissi. Stessa cosa delle liste, ma non modificabili. Diventerà chiaro più avanti quando li faremo. Dopodiché abbiamo i dict, che sono i dizionari. Se farete JavaScript e TypeScript saranno banali oggetti, li chiamerete oggetti, dove qua abbiamo chiave e valore, che segue un po' la stessa logica delle variabili, perché abbiamo una parolina che identifica un valore. Ad esempio, nome, Edoardo, virgola, cognome, facciamo Midali, eccoci qua. Andiamo avanti, facciamo data nascita, non ve la dirò mai, ma non è un problema perché faccio 2 punti e dentro ci ficchiamo 01, 01, facciamo che io sia un 2000, improbabile, dai raga. Improbabile, ma come vedete un dizionario ha chiave valore, nome Edoardo, cognome Midali, data nascita 1 gennaio 2000. Come vedete c'è una stringa che identifica il valore, 2 punti il resto, virgola altra coppia, virgola altra coppia. Se non è chiaro, non preoccupatevi, ci sarà il video apposta. Vi sto solo spiegando le differenze in modo che vi fate un'idea. Se al momento non le capite, ci arriveremo, fidatevi. Dopodiché abbiamo il set, chi fa matematica come insieme ed è bravo in matematica è un insieme. Quindi collezioni di elementi unici non ordinata. Cosa vuol dire? Che in questa lista, nel mio mazzo di carte, nella mia mano di carte, io potrei avere una carta doppione. Se invece uso un set, non posso avere doppioni. Quindi non importa quante volte vado a mettere qua il 3, per Python, ogni volta che lo legge, sarà così. Qua invece posso avere dei 3. Dopodiché abbiamo il non-type, rappresenta l'assenza di un valore. Che cosa vuol dire? Riprendiamo il discorso delle carte in mano. Io posso avere la mia mano di carte, giusto? Stiamo giocando? La mano già esiste. Io non ho ancora pescato. Seguitemi, avete fatto un gioco di carte sicuramente, dai. Abbiamo qua il nostro mazzo. Io non ho ancora pescato, ma la mano ideologicamente già esiste. Che cos'ha in mano? Niente. Perché? Perché non esiste ancora la mano. Non l'ho ancora impostata la mano. Quindi è un non type, vedete? È none. Non c'è niente. Non c'è valore proprio. Ok? Se comincio a pescare, allora comincia la mia lista di carte potenzialmente. Ok? Nel momento in cui gioco tutte le carte che avevo in mano, la mia lista si svuota. Quindi il non type, una volta che la mano esiste, stiamo giocando, quante carte hai in mano? 0. La lista è vuota. Ma prima che il gioco venisse creato, il mazzo è lì. La mano idealmente esiste perché è qui la mia mano, ma non c'è nessun valore perché non è stata, capito, neanche inizializzata. È un po' complesso da spiegare a chi comincia, qualcuno già l'avrà capito, stupendo, qualcuno un po' meno, richiede solo un po' di pratica, poi va da sola. È più difficile spiegarvelo e farvelo capire che non, raga, è l'assenza di valore voluta. Ti sto dicendo che non esiste ancora nessun valore all'interno, ok? 0 è un valore, una lista vuota è un valore. Il none è l'assenza di valore. Fa stranissimo come esempio, ma ripeto, ci sono piccole chicche nella programmazione che non capirete finché non ci lavorerete per davvero. Quando ci lavorerete, improvvisamente, puff, tutto a posto. Quindi questi sono i tipi di dati, non sono incredibili, non sono molto complessi, non sono 700 milioni, anche perché lavoriamo con Python che dei tipi di dati non se ne fa molto, in altri linguaggi ce ne saranno molti di più, molto più complessi, perciò siamo molto fortunati. Tuttavia, questo non ci esime dal non poter fare o dover fare delle conversioni. Di conseguenza, nel prossimo video parliamo di casting, conversione. Ci vediamo tra poco. Vi ricordo solo che sul mio sito codegrind.it trovate il corso di Python che vi linko sotto. In più c'è un coupon per lo sconto per chi sta guardando questo bellissimo video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!